Buongiorno, buongiorno Radio Machado Trip, benvenuti nel mio garage. Sembra un po' una di quelle puntate di NTV Crips. What's up, y'all? Oggi andremo a vedere, a muovere le mani in realtà oggi. Mi fa un po' ansia questa cosa qua davanti, effettivamente. Sono abituato a pararmi da solo. Oggi andremo a vedere, come avete visto dalla copertina del video, siete qua appunto per questo, per vedere la mia nuova pit che sto andando a montare. Quindi, voi meccanici, scrivetemi e ditemi che c***o stai facendo. Andiamo a vedere come non si monta la pit bike nuova. Anzi, prima andiamo a vederla. Venite ragazzi all'interno del mio box. C'è una zanzara? Presa. Eccoci qua, ora andiamo a scoprire la pit. Cosa abbiamo qua davanti e perché l'ho presa? Questo telaio qua è di un'Honda Ciali. L'ho preso perché il 30 di questo mese c'è una gara di Monkey e questo, essendo un Monkey, può partecipare. Questa qua è una cosa abbastanza decisamente grezza, fatta con pezzi raffazzonati trovati in box, smontati da un vecchio telaio del G2 che è qua sulla sinistra. E adesso andremo a montare tutto, che ho già preparato, sistemato, revisionato, eccetera, eccetera. La colorazione per ora rimane questa, perché adesso faremo poi un test ride per vedere un po' come si comporta la moto anche a livello di sospensioni, che per ora abbiamo solo indurito le forche anteriori e basta. Quelle dietro sono le originali, saranno smerdate, sono cinesi, quindi non vanno niente. Il motore poi sarà da rismontare, può passare al buon vecchio Franz che gli farà una messa a punto. Montiamo il tutto, andiamo all'evento così, lo proviamo. Torniamo a casa, smontiamo e riverniciamo tutto, facciamo tutta figa. Adesso è proprio rat. Iniziamo allora col montaggio del Ciali. Gomma davanti, cerchio davanti già montati, vi faccio vedere solo il montaggio di quello dietro. Il cerchio l'ho revisionato io, è tutto fatto homemade, nel senso ripitturato da me, risistemate le varie boccole, ingrassato, corona, ripulito la parte dello scorrimento delle pastiglie del tamburo. Non cagatemi il meccanici. E ho montato una gomma che è una 10 pollici 2,75 di larghezza. Ho preferito una 2,75 a una 3.0, una 350.0 perché questa spancia meno ed è meno quadrata. Nonostante questi cerchi dovrebbero montare dalle 3.0 in su, comunque c'è stata, e quindi secondo me una gomma così è molto più gestibile in curva, più fattibile fare curve, un po' più agile. Tamburo naturalmente è una moto a tamburo, sia davanti che dietro, si frena quel che si può, e anche lui revisionato, tutto sistemato, ingrassato, eccetera eccetera. Questo per dirvi che le pit bike sono anche questo: monti tutto in casa con robe trovate in giro, tiri su qualcosa, vai in giro, ti diverti, provi, testi, rompi tutto e poi torni a casa e rifai tutto da capo. Andiamo a montare. Il bello di queste Monkey o pit bike, quello che volete, Monkey, chiamiamole col proprio nome, è che si monta veramente con niente, è molto semplice il montaggio, quindi come avete visto infili un perno, attacchi due robe del tamburo, non devi far spurghi di freni, robe così, prendi la regolazione, monti la catena ed è fatta. Adesso inizia a prendere forma, a parte che ho notato il mozzo davanti l'ho lasciato argento mentre quello dietro nero, comunque mi piace. Gomme 2,75, bello stile, bello stiloso, mi piace, inizia a piacermi, va bene. Adesso andiamo a vedere il motore, cosa monteremo su. Ecco qua il motore. 125 YCF semiautomatico, basic. Questo qua mi ha accompagnato per 7 anni di gare con la G2 qua dietro. Un gran motore, va sempre. Adesso lo montiamo così. Ho solo sistemato il collettore del carburatore più lungo, quindi pulizia carburatore, robe varie, guarnizioni, cambio olio. Questo è l'impianto elettrico, bobina, pipetta, accensione, centralina, basta.
cioè basic. Sì, lo so, sembra una cagata questa qua, sembra che credo agli alieni che mi invadono, ma in realtà ho messo il nastro isolante d'alluminio per isolare i cavi dal motore, perché siccome su questo telaio qua passeranno molto vicini anche alla testa qua, onde evitare di bruciarli, ho fatto sta cagata. Tanto sono dentro, non si vedono, tanti saluti. Andiamo a montarlo perché non ce la faccio più a tenerlo in braccio. In 2 secondi abbiamo montato il motore senza neanche versare un po' di sudore. Adesso vi faccio anche vedere le modifiche che ho dovuto fare al telaio a livello di saldature per farci stare il carburatore di sopra, per metterci un filtro a cono invece del filtro a cassetta che ha dentro lì, che bisognava andare a ricercare dei pezzi che non ho né voglia né tempo né soldi. Allora andiamo a montare la situazione carburello. Manca solo la pipetta che non ho mai staccato. Il giro così può andare. Naturalmente, vabbè, il carburatore vi devo spiegare come si montano. Vabbè, sì. Linea lunga, linea tagliata a metà. Linea tagliata a metà dalla parte dove c'è il pilolino grosso. Linea lunga dall'altra parte. Cioè, alla fine sentirete che scorre, quindi tanti saluti. Quindi è un Mikuni originale, sì, figurati se avevo preso la cinesata del carburatore. Una volta stretto il tutto, andiamo a verificare che il gas ritorni. Mamma mia, che goduria! Perché è giapponese, naturalmente torna così. Andiamo a posizionare un po' meglio i cavi qua dentro. Filtro magari pulitelo. Questo è proprio un filtro da test, mezzo mangiato dai cani. Pulitelo, ingrassatelo, vabbè, solite robe dei filtri, dovreste saperlo. Ok, eccolo qua. Perfetto, madonna, è precisissimo. È stata fatta una modifica sostanziale al telaio qua sotto. Queste qua sono 2 parti di ferraccio separate, quindi una volta che io sono andato a tagliare il tutto per far centrare precisamente a misura il carburatore, queste qua naturalmente hanno perso la loro resistenza, quindi ho dovuto far risaldare dal buon Angelino, grazie Angelino per le saldature, tutta la parte qua sotto. In più io ho voluto fare un rinforzo tubolare quadrato qua sopra, uno perché comunque essendo un telaio così a furia di saltare o altro a prendere botte si piega. Seconda cosa perché il serbatoio originale Honda che avevo qua, che andava all'interno della sella, si è rotta la pipetta sotto, è introvabile, costa 200 euro il ricambio, non ce l'avevo cazzi, quindi ho fatto andare un attimo le meningi e ho detto ma perché noi gli montiamo sopra sul telaio qua, giusto che l'abbiamo fatto, un serbatoio della Pitt CRF50. Detto fatto. Faccio una SMR. Montiamo adesso il serbatoio. In collaborazione con Ricky, che mi ha supportato in questa pazzia e mi assiste ogni volta quando che faccio queste cagate qua. Devo centrare il buco e ho ancora difficoltà. Non è vero. Ciao bambini. Vabbè, basta, stringo il serbatoio, figa, che cazzo deve fare? Mica parte su per la luna. Possiamo fare una roba del genere, temporanea naturalmente. Naturalmente tutto quello che vedete è temporaneo, come la vita. Boom. Questo qua lo tengo perché è uno dei lavori che io ho fatto fare a Ricky, è rimasto qua e lo lascio qua, un ricordo. Andiamo a prendere il tubo. Ciao. Montiamo il tubetto della benzina che va dal serbatoio al carburatore. E questo è un serbatoio, questo è un carburatore, per arrivare da qui a qui c'è un rubinetto che è questo qua. Dal rubinetto esce la benzina, entra nel carburatore e tutto lavora. Se avete meno di 14 anni, questa cosa magari non la sapete. Tutto il resto della gente, abbiate pazienza. Allora, è un po' lungo. Dovrebbe fare un giro con meno parte piatta possibile dove si possono creare all'interno delle bolle. Questo ne ha un po' di parte piatta. Se lo tagliamo un po' dovremo sistemare la cosa. Oh, meccanici, mi raccomando, Franz, abbi pietà di me, per quello che dico. Va bene, tubetto montato. Questa è la marmitta che andremo a montare, è un FMF che mi ha accompagnato in tutto l'arco delle gare degli anni di pit bike. Risistemata anche lei, ripulita, rimessa una nuova, rifatto il supporto per adattarlo a questo Monkey qua. Io ho messo la nuova lana di vetro, che è questa banda anticalore praticamente, fatta appunto con
lana di vetro. Unica accortezza se volete montare sta roba qua che non vi brucia le gambe è che dovete montarla con dei guanti, se no vi entrano degli spilli nelle dita in modo incredibile. Montiamo la marmitta. Andiamo adesso a montare la sella è la sua origine del motorino, è solo stata rifoderata da me con questa pelle bella. La spugna nuova, un attimo rinforzata per evitare pacche troppo dure sul culo e sulla schiena, che ho diversi problemi in generale. Ciao popolo di YouTube. YouTube, questo è Gianluca. È un lavoro un po' scomodo perché adesso c'è il serbatoio qua davanti, mi sta venendo un crampo alla mano. Tecniche Jedi. Sella montata, è un po' instabile, devo ancora fare delle modifiche per renderla bella fissa e naturalmente non ho una chiusura posteriore, adesso devo inventarmi qualcosa per fissarla bene e per avere una seduta bella rigida. Direi che ci siamo. Datemi un consiglio. Serbatoio così o serbatoio così? Ditemi la vostra nei commenti. Naturalmente non poteva funzionare tutto al primo colpo, abbiamo dei problemi elettrici, devo andare a rivedere un attimo. Sì, quasi sicuramente so cos'è il problema, si è staccato un cavetto, ma per sistemare quel cavetto lì devo tirare giù di nuovo il motore, quindi si allunga un po' troppo la situazione. Direi che per questo primo video la finiamo qua. La moto è completa, è tutta montata, tutto è al suo posto. Naturalmente c'è questo piccolo problema qua elettrico, nel senso che non arriva elettricità alla pipetta. Lo vedremo nel prossimo video, vedremo la messa in moto, la prima messa in moto, il primo test in pista direttamente il 30. Se vi è piaciuto il video, se vi piace il tipo di video, scrivetemelo, ditemelo, iscrivetevi, fate le solite robe da bravi follower YouTube. E Radio Mascello Trip, anche per questo video è tutto, e come al solito, solo gas.